pronto per un viaggio epico lungo la costa della California? Da San Francisco fino alla vibrante Los Angeles attraverso il selvaggio Big Sur. Vivi l'emozione della California on the road. Natura incontaminata, cultura e libertà senza limiti, in un viaggio epico che non dimenticherai mai. Benvenuto nella nostra serie dedicata alla California. Preparati a vivere ogni momento, l'avventura inizia ora. Day 3. Eccoci, buongiorno, terzo giorno. Altro giorno, altro giro. E mentre noi ci dirigiamo verso il capolinea del cable car, voi, se non l'avete già fatto, correte a iscrivervi al canale. Questo alle mie spalle è il famosissimo cable car, ossia il tram di San Francisco. Ed è impressionante come questo tram si arrampichi per le strade in salita della città. Vederlo sfrecciare è consuetudine e piano piano è diventato una vera attrazione. E se siete a San Francisco, un giro sul cable car è d'obbligo. Amici del canale, tenetevi forte. Stiamo per salire a bordo di un pezzo di storia di San Francisco. Il cable car, un sistema di trasporto funicolare unico al mondo, che dal 1873 collega le ripide colline della città. Un'esperienza imperdibile per scoprire il fascino retro di questa metropoli californiana. Wow ragazzi, che spettacolo! Eccoci finalmente a bordo di questi mezzi di trasporto dal fashion all style che sanno immergerci nella piena atmosfera di questa città magica, facendoci viaggiare indietro nel tempo tra salite vertiginose e panorami mozzafiato. Stai in piedi da sola così, no? No. Si vede, eh? Questa salitozza. Per fortuna che non l'abbiamo fatta a piedi. Giungiamo a Russian Hill, il punto più alto di Lombard Street, dove abbiamo piantato un'altra delle nostre bandierine. Quindi mi raccomando, se passate di qui, e sicuramente lo farete, taggateci! Ed ecco a voi il Lombard Street, una piccola stradina tortuosa che con i suoi 8 tornanti è considerata la strada più tortuosa d'America. È una strada fiorita residenziale, si può percorrere con le macchine. Il nostro consiglio è quello di prendere il cable car al porto e farsi trasportare fino in alto alla salita. Potrete ammirare dall'alto e poi scendere la più famosa strada di San Francisco, iconica in tutto il mondo. Siamo pronti signori per fare Lombard Street. Ebbene sì, cari amici, è arrivato il momento di percorrere in macchina Lombard Street, la strada più tortuosa del mondo. La macchina imbocca la prima delle 8 curve a gomito di questa strada leggendaria. La velocità è bassa, solo 5 miglia all'ora, ma la sensazione di vertigine è esilerante. Curva dopo curva scendiamo sempre più in basso, ammirando le casette colorate, una vera e propria montagna russa su ruote. Lombard Street è un must do per chi visita San Francisco. E voi l'avete provata? Fatecelo sapere nei commenti. Abbiamo Tra un quarto di miglio, svolta a destra e prendi. Ed ora giù a perdifiato per le ripide discese di Frisco, come lo chiamano qui in California. Prossimo obiettivo, Painted Ladies.
scenari più tipici di San Francisco, che si vede anche nei film, è questo. In particolare le case alle mie spalle vengono chiamate le Panties Ladies. Sono queste tipiche case in stile coloniale con questi colori pastello che risaltano ancora di più con in cornice lo skyline di San Francisco. Oh my god! Ragazzi, sentieri, guarda il quadrato. Ragazzi, per farvi capire quanto è in piedi sta Volta a strada. sinistra. Pellegrini, vedi? Siamo Italy! Tutti, si vede anche dai lampioni che hanno tutta la bandiera italiana tricolore. Ehi, ma un mio antenato deve essere passato di qua, guarda un po'. Figone! North Beach è un quartiere di San Francisco con una storica comunità italiana che non stenta a nascondersi. No, si respira proprio aria di casa. Tra l'altro, in queste zone allora, a parte qualche barbone, oltre a qualche barbone, Questo piccolo dettaglio. questo piccolo dettaglio, qui in questo quartiere è nata la Beat Generation. Beat. Vabbè ragazzi, continuiamo questa passeggiata. E sullo sfondo uno dei grattacieli più iconici di San Francisco, la Transamerica Pyramid. Come in ogni film esistono davvero. È inutile, non ce la faccio a non filmarli. E poi ci vogliono i pompieri, perché la temperatura si sta alzando, stiamo entrando nel vecchio quartiere a luci rosse. Ed è proprio dentro la City Book Library di San Francisco che è nato il movimento della Beat Generation, un movimento che negli anni 50 ha rivoluzionato il modo di pensare dei poeti e degli scrittori di quel tempo, che con il loro spirito di ribellione contrastavano il metodo di pensare tradizionale dell'America degli anni 50. Ti ho fatto uno scherzo, amo, guarda. C'è il mio hotel. Con la sua silhouette inconfondibile, la Transamerica Pyramid è uno dei simboli contemporanei più riconoscibili della città, insieme al Golden Gate Bridge. Commissionata dall'omonima società assicurativa, pur non essendone più proprietaria, ne ha lasciato il nome. Continua la nostra passeggiata nel quartiere più ricco di downtown, dove troviamo i negozi di lusso con le più grandi marche della moda. E potevo non portarci Stefano, secondo voi? Poi ti vedi queste cose. Dove l'energia frenetica della città si fonde con la bellezza architettonica, si trova Union Square, punto di riferimento imprescindibile per ogni visitatore.
Al centro della piazza troneggia la Dewey Monument, un'imponente colonna in granito che domina il paesaggio urbano e rende Union Square un luogo riconoscibile a colpo d'occhio. Tutto attorno musei, gallerie d'arte e teatri, insomma un luogo che ha qualcosa da offrire proprio a tutti. Quella alle nostre spalle è la Porta del Drago e da San Francisco un salto velocissimo rapido in Cina. La Chinatown di San Francisco è la più antica e numerosa comunità cinese degli USA e si presenta esattamente come la Chinatown immortalata in tanti film polizieschi americani. Stiamo passeggiando per la Chinatown di San Francisco, di Frisco. Una piccola pausina per recuperare le forze. Per apple juice. Apple juice. Yeah. Storiaccia. Un vortice di colori, suoni e profumi ci avvolge mentre percorriamo le sue vie, come se un portale magico ci avesse trasportato in un'altra dimensione, in un mondo lontano eppure così familiare. Archi pittoreschi, fasci di lanterne rosse appese in mezzo alla strada, dragoni decorati, templi buddisti, portali dorati e balconi dai colori vivaci. Ci troviamo catapultati in un film di Bruce Lee, talmente venerato da essere immortalato anche nei muri. Mi è preoccupata. Sì, Perché mi fai sempre... finire nei posti sbagliati, te, io ho paura. Ma non è vero. Vai tranquilla, Bea. Sì, vai tranquilla. Girovagando per i vicoletti del quartiere noterete una lunga fila di turisti in attesa di entrare in un negozio. Non si tratta di un negozio di souvenir cinese qualsiasi. Siete appena arrivati alla Golden Gate Fortune Cookie Factory. Qui in una piccola strada stretta di Chinatown Si trova la più antica fabbrica dei biscotti della fortuna. e potevamo perdercela. No. Allora, iper contento, gentilissimi, tra l'altro ci hanno fatto provare i loro prodotti. Abbiamo preso questo pacchettino, $4,50, proviamone uno e vediamo se siamo fortunati. Apriamo, vediamo cosa dice. Cosa dice? Prepare today for the demands of tomorrow. Quindi? Preparate oggi per le domande del domani. E qui ci sono dei numeri che proveremo a giocare una volta tornati in Italia a vedere se saremo fortunati e ci trasferiremo. Ah, te lo distrendo mentre mangio. Certo, almeno c'è la prova provante che sei un Buono. golosone. Allora, cari amici, adesso ci siamo spostati con la macchina e siamo precisamente nel Golden Gate Park perché vogliamo andare al Japanese Theater. La Bea è... Ho insistito, ho rotto le balle, come al mio La solito. Bea è curiosa e vuole farvi vedere. Aspettate, che ho visto una cosa. Il Golden Gate Park è un parco molto grande, un'oasi di verde per i cittadini di San Francisco. Alla città non mancano Zone di verde. zone di verde, zone di parchi, ma sicuramente il Golden Gate ha una multiculturalità al suo interno da vedere. Naturalmente, come tutto in America, ha un suo costo, $15. E entriamo.
E in California, per andare dalla Cina al Giappone, bastano soltanto 15 minuti di auto. Sei contenta, Carabea? Sì, tantissimo. Ma dove siamo qua? In Giappone? Hai visto un angolo di Giappone? A San Francisco. Il Japanese Tea Garden si estende per circa 2 ettari ed è il più antico giardino giapponese degli Stati Uniti. Pur non essendo molto ampio, all'interno abbiamo trovato laghetti, ponti tipici giapponesi e un tempio buddista, una sala da tè e una varietà di piante perfettamente collocate per ricreare un luogo di pace e armonia. All'interno troviamo la Treasure Tower Pagoda. Questo luogo così caratteristico che possiamo ammirare nel giardino giapponese è un tempio buddista su 5 livelli, fatto costruire insieme alla Temple Gate, porta del tempio, per la mostra internazionale del 1915 Panama Pacific Exposition. Entrambe le costruzioni furono poi trasferite all'interno del Japanese Tea Garden a fine mostra. No! È chiusa! Tocca fare il video da qua, peccato. Ma sono enormi. Ragazzi, questi sono gli animaletti che a scienze ti fanno studiare, che sfruttano la tensione dell'acqua. Momento quark. C'è uno scoiattolo. E con il mulino, il famoso The Mill, che è dall'altra parte del parco, si conclude la nostra gitarella al Golden Gate Park. Ci stiamo avvicinando all'imbarcadero, una struttura da dove partono poi tutti i traghetti con le varie escursioni per Alcatraz e adesso vi facciamo vedere che meraviglia che è. Una volta il Ferry Building era un imponente snodo per trasporti, oggi invece si presenta in un modo completamente diverso, un luogo di quiete e tranquillità, dove spicca nella brezza mattutina un suggestivo campanile ispirato alla Giralda, la torre campanaria della cattedrale di Siviglia. All'inizio del nuovo millennio si dette il via a un imponente progetto di restauro che lo ha trasformato in uno dei mercati e punti d'incontro più rinomati della città. Nonostante questo profondo rinnovamento, continua ancora ad oggi a svolgere il suo ruolo di terminal dei traghetti, da cui partono i trasporti per alcune note aree turistiche come Sausalito, Tiburon, Oakland e Vallejo. Piace, Bea? Molto bella questa passeggiata, tranquilla, rilassante, bella. Tornando verso il Fisherman Wharf dal Ferry Market, facciamo questa bella passeggiata sul mare. Ci fa godere queste Californian vibes.
Dal piazzale della Coit Tower abbiamo una delle viste più belle di San Francisco. Quella alle nostre spalle è la famosissima isola di Alcatraz. Chissà salire sulla Coit Tower, che vista che c'è. Vediamo se riusciamo. E sullo sfondo il Golden Gate Bridge. Porterò nel cuore. Siamo all'interno della Coit Tower, uno dei monumenti più importanti di San Francisco. Questo monumento è stato dedicato ai vigili del fuoco e dall'alto della torre si ha una vista spettacolare sulla città. Purtroppo noi non siamo riusciti a salire, ma il suo interno è molto bello da visitare perché ci sono dei dipinti raffiguranti gli abitanti della città di San Francisco riuniti alla mensa dei poveri oppure impegnati in attività culturali. È situata su Telegraph Hill. È una delle colline di San Francisco. E da qua si ammira veramente tanto.